Ciao, cara famiglia di Turkey News Magazine. Questa non è una sera qualunque, e non è un video come gli altri. È una cronaca che resterà incisa nella memoria di chi segue la scena turca con occhi curiosi e cuore vibrante. Prima di cominciare, un piccolo favore che per noi è grandissimo: iscriviti, attiva le notifiche e, se vuoi sostenere il nostro lavoro appassionato e indipendente, entra a far parte della nostra community cliccando su Abbonati. La vostra fiducia è la bussola che ci guida tra tempeste e rivelazioni. Adesso, prendimi per mano, andiamo sulle rive del Bosforo, perché stanotte a Istanbul la realtà ha il ritmo di un battito irregolare e la verità ha il profumo del vento salmastro. La costa brilla come un tappeto di diamanti rovesciati, e tra quelle luci febbrili è successa una cosa che divide gli addetti ai lavori in due schieramenti inconciliabili. Non c'erano comunicati freddi, non c'erano sorrisi studiati. C'era un uomo, e c'era la sua decisione di smettere di recitare una parte. Al centro di questo bagliore è apparso Can Yaman. Negli ultimi mesi aveva preferito la disciplina del silenzio, lasciando che i progetti in Italia parlassero per lui. Ma ieri notte il copione è stato strappato in diretta, e ciò che è arrivato non è sembrato un'intervista, sembrava una confessione di fronte a un tribunale invisibile, come se ogni parola fosse il peso di un macigno. Tutto è iniziato con la precisione di una scena cinematografica. Un'auto nera, asciutta come una sentenza, si è fermata vicino alla linea d'acqua. Il motore ha smesso di vibrare e quando la portiera si è aperta, la figura che ne è uscita ha fatto trattenere il respiro ai presenti. Khan è sceso, e prima ancora che parlasse era evidente: una pagina si era girata. Niente più perfezione lucidata a specchio. Niente più principe azzurro lucidato per il tappeto rosso. Una silhouette più affilata, un portamento ardito, una sfumatura scura nello sguardo. Nessun eccesso, solo la calma di chi non chiede più permesso. I capelli, lasciati più liberi, disegnavano un'intenzione: i vecchi paletti erano stati spostati. La giacca di pelle non come costume, ma come corazza. Il messaggio è stato colto in tempo reale dai social. Da bello a ribelle, nel modo giusto, scrivevano, con un mormorio che diventava coro. Molti l'hanno interpretato come un ritorno a sé, altri come un addio alla compiacenza. Ma per quanto l'immagine fosse potente, non è stata l'estetica a sconvolgere la notte. Il vero terremoto è arrivato con le frasi che ha lasciato cadere come pietre nell'acqua scura. Khan, da sempre maestro nell'arte la mia vita privata non si commenta, ha abbassato lo scudo. Non ha scartato, non ha svicolato, non ha edulcorato. Ha risposto. Ha guardato in faccia le domande che giravano da tempo, quelle che tutti fingevano di rispettare, ma che nessuno smetteva di sussurrare. E quando la conversazione è scivolata nel territorio più scivoloso, quello del cuore, nessuno era davvero preparato. Prima ha concesso un accenno di tenerezza per una storia recente, definendola con parole semplici e pulite, quasi a onorare ciò che è stato senza calpestarlo. Poi, come se non potesse più nasconderlo neanche a se stesso, ha detto la frase che ha svuotato l'aria di Istanbul. Ha parlato di Demet Özdemir non come di un capitolo chiuso, ma come di una misura segreta con cui tutto, nel profondo, viene confrontato. C'è sempre stato un fattore che tornava, ha sussurrato, e non ha dovuto pronunciare altro, tutti sapevano quale fosse. Il fattore Demet. Un'ombra luminosa, una presenza che non chiede permesso per restare. Poi la voce gli si è fatta più bassa, quasi roca. Ha ammesso che quello che ha vissuto con lei non si lascia alle spalle con un gesto. Non sono state parole roboanti, e proprio per questo hanno fatto più rumore. Ha aggiunto che sta facendo di tutto per ritrovare una strada verso la pace, verso un punto d'incontro, verso una possibilità. E ha concluso con un ma, che ha inchiodato il tempo. Un ma sospeso, che ognuno ha riempito con la propria versione dei fatti, con la propria memoria di una coppia che ha fatto sognare e discutere, innamorare e arrabbiare. Nessuno, tra i giornalisti, ha osato riempire quel silenzio. Khan ha guardato oltre le luci, come se stesse rivedendo scene che la telecamera non può catturare, momenti che restano incastrati tra le costole, dettagli che si ricordano più dei grandi eventi. E in pochi minuti, tutto è esploso online.
Da una parte c'era chi ha letto un gesto di purezza, l'onestà di un uomo stanco di fingere di non provare ciò che prova. Dall'altra, c'era chi non ha risparmiato critiche, chiedendo se non fosse ingiusto parlare così quando altri sentimenti erano in gioco. Il dibattito si è fatto feroce, romanticismo contro pragmatismo, memoria contro presente, il mito della fiamma che non si spegne contro la necessità di andare avanti. In mezzo, un pubblico che da anni segue i loro passi, cercando di decifrare sguardi, allusioni, indizi. E come se non bastasse, nei minuti successivi la conversazione è scivolata sul terreno minato della gelosia. Khan ha ammesso, con una calma che sembrava la punta di un iceberg, che certe turbolenze fanno parte del volo. La gelosia, ha detto in sostanza, non è un difetto di fabbrica, è una vibrazione che capita, si attraversa e si supera. Ma a chi fosse rivolta quella mezza confessione? A un passato recente più quieto? Ai giorni intensi e magnetici con Dimet? A entrambi, in modi diversi? La sua scelta di non specificare ha lasciato un alone di mistero che sfrigolava nell'aria come elettricità statica. Quello che appariva lampante, però, era il cambio d'assetto. L'industria lo vorrebbe sempre uguale, perfetto e innocuo. Lui ha mostrato il contrario. L'immagine è solo la superficie, sotto c'è un uomo che rivendica il diritto a non chiudere un sentimento in un archivio. Riconoscere l'esistenza del fattore Dimet è stato come dare voce a ciò che molti sospettavano: certe storie non finiscono, cambiano forma. E ammettere che una relazione recente è stata serena ma non abbastanza potente da cancellare il richiamo di un amore diverso è stato un risveglio brusco per chi sperava in una linearità. Mentre la notte correva verso l'alba, Khan è risalito in macchina. Ha richiuso la portiera con delicatezza, ed è sparito lungo il filo di luci che costeggia il mare, lasciando dietro di sé un coro di domande. Riuscirà davvero a costruire un ponte verso Dimet? O il fattore Dimet è proprio il paradosso che non consente passi semplici, che illumina ma brucia, che chiama ma non concede scorciatoie? C'è chi è certo che un dialogo sincero possa trovare la sua strada, e c'è chi ritiene che le ferite chiedano rispetto e tempo. Noi, qui a Turkey News Magazine, saremo con voi a osservare ogni segnale, ogni spostamento di sguardo, ogni sillaba che potrebbe diventare una svolta. Perché stanotte è successo qualcosa di raro. La maschera del divo levigato ha lasciato posto a un uomo vero, con i suoi graffi e le sue incongruenze. Non è una caduta d'immagine, è un atto di proprietà. Ha dichiarato che non intende più adattarsi a una trama scritta da altri. E il pubblico, che spesso chiede sincerità e altre volte la teme, ora si ritrova a fare i conti con la complessità. Sapete di cosa parlo? Di quell'emozione che nasce quando la celebrità che abbiamo costruito nella testa ci parla come una persona a cui tremano le mani. C'è una frase che ha colpito tutti: sto facendo il possibile per ricucire, ma... In quel ma ci sono i nodi che non si sciolgono con uno slogan. Ci sono gli orari impossibili, la pressione dei riflettori, i ricordi che fanno capolino quando meno te lo aspetti, le parole non dette che pesano più delle dichiarazioni. E c'è il rischio, sempre, di ferire qualcuno mentre si cerca la propria verità. Il pubblico si è schierato. C'è chi ha visto in Khan un eroe romantico che non smette di combattere per ciò che conta, e chi invece gli imputa di aver risvegliato una ferita. E poi c'è l'altra metà della storia, quella che non dipende solo da lui. Dimet non ha detto una parola, almeno non stanotte. Ma il suo nome è rimbalzato ovunque, come una musica che tutti conoscono. Il fattore Dimet è diventato un trend, un'etichetta capace di contenere troppe cose insieme: nostalgia, ammirazione, rimpianto, desiderio. Eppure, oltre le etichette, ci sono due persone che hanno condiviso un mondo, e il mondo se lo ricordano. C'è chi giura di aver letto nelle espressioni di Khan un invito preciso. C'è chi sostiene che il passato va custodito e non rimestato. La verità, come spesso accade, sta in quell'area grigia dove si ha paura di guardare troppo a lungo. C'è un altro dettaglio che non possiamo ignorare. Quando ha parlato della gelosia normalizzata, l'ha fatto senza drammatizzare e senza sminuire. È sembrato dire: non siamo pupazzi perfetti, succedono scosse, ma se ne esce. A chi alludesse, non l'ha chiarito.
E forse proprio questo ha aggiunto fascino al non detto. Una storia non è un comunicato, è un labirinto. Da fuori, ognuno vede solo alcuni corridoi. Dentro, però, chi cammina conosce la mappa delle proprie paure. La verità è che la trasformazione di Khan non è un capriccio estetico. L'abbiamo capito tutti. Quella giacca di pelle, quel modo nuovo di occupare lo spazio, sono il riflesso di una scelta: non fuggire da ciò che gli appartiene. Il principe, accomodante, ha fatto il suo corso, ora si affaccia a un capitolo diverso, più spigoloso e, per questo, più autentico. Una metamorfosi che non chiede applausi, ma attenzione. È un invito a ricalibrare lo sguardo, a capire che il fascino non sta nell'intoccabile, ma nel coraggio di mostrarsi vulnerabili. Domanda inevitabile: Dimet risponderà a quell'appello sospeso? È disposta a concedere al destino un'altra occasione? Oppure il fattore Dimet, proprio perché così potente, è una soglia che non si varca a cuor leggero? Mentre i like si accumulano e i commenti si accendono, resta un dato. Questa notte, davanti al Bosforo, un uomo ha detto la sua verità. E quando la si dice, non si può più tornare indietro. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, come sempre, con il nostro sguardo attento e la passione di chi vive queste storie insieme a voi. Adesso tocca a te, cosa leggi tra le righe? Pensi che il fattore Dimet sia un ponte o una barriera? Scrivilo nei commenti. E ricordati, iscriviti al canale, attiva la campanella e, se vuoi sostenere davvero Turkey News Magazine, clicca su Abbonati. È grazie al tuo supporto che possiamo essere qui, proprio dove la storia accade, a sentire i sussurri prima che diventino boato. La notte è lunga, e a Istanbul le verità tornano sempre a galla. A presto, famiglia di Turkey News Magazine.